Boom, ci siamo, eccole qua, finalmente riusciamo a recensire questo pack doppio Mummy Majesties con Cleo the Nile e Nefera the Nile in questa versione esclusiva Collector. Non vedevo l'ora, sarebbero dovute arrivare tra dei mesi e invece sono già qui tra le mie mani, quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito a guardarle nel dettaglio. Questa è la loro scatola che come vedete è gigantesca e forse anche un po' per niente, visto che nella parte centrale sono distantissime e non si toccano nemmeno le mani, ma ok Mattel. È comunque una scatola molto bella, molto elaborata, con uno sfondo a tema ovviamente Egitto, proprio per restare in linea con i personaggi. Le vediamo ovviamente completamente all'interno, sia Cleo che Nefera, abbiamo questa vetrina gigantesca trasparente. Nella parte superiore marrone ma con questa finitura lucida su carta opaca c'è il logo Monster High. Poi troviamo questi tendaggi sempre con dei dettagli lucidi su carta opaca, guardate che spettacolo. Questo è il lato di Cleo, dove troviamo anche questa statua egizia con sotto ovviamente il nome Cleo the Nile e il logo Monster High mummificato. Nel lato di Nefera troviamo il logo Mattel in nero, di nuovo il logo Monster High, il nome Nefera the Nile e le stesse cose che abbiamo visto prima sul lato di Cleo. Nella parte invece inferiore della scatola abbiamo il logo Mummy Majesties, tutto dorato, effetto metallizzato. Anche sui lati troviamo di nuovo i drappeggi con tutto questo effetto lucido su opaco. Invece sul retro della scatola troviamo delle cose interessanti da guardare. C'è ovviamente il nome di questo pacco doppio qui sopra. Al centro invece ci sono due foto, ovviamente una di Nefera e una di Cleo, le bambole che abbiamo acquistato e sono stupende, sono pure nella posa in cui io le avrei messe in scatola, ma Mattel tranquilla va bene anche così. Qui le solite informazioni che non ci interessano e qui su entrambi i lati delle bambole in diverse lingue troviamo questa scritta che ci dice: è una nuova alba per la dinastia The Nile, Cleo e Nefera sono state rivali reali per l'eternità, ma dopo 5856 anni è il momento di governare insieme con stile. Dopotutto gli argomenti fra sorelle sono millenari. Una cosa del genere. E poi ci dicono che entrambe sono luminose, con delle corone dorate, accessori a serpente, delle frange da mummia, riunite più forti che mai. Questa famiglia di faraoni non è mai stata così glam. Il tutto ovviamente anche in questo caso con dettagli lucidi su carta opaca. Ma corriamo ad unboxare. Ed eccole qua entrambe fuori dal box e ragazzi c'è un'esplosione di oro, di azzurro, di verde acqua, mi sta facendo impazzire. Credo proprio che ci saranno degli wow oggi. Ma iniziamo a guardare Cleo dal suo viso che è molto bella, Mold G1. Quindi il vecchio Mold Monster High. I suoi occhi guardano di lato, sono azzurri con all'interno un riflesso verde. Sotto agli occhi abbiamo un ombretto arancione e azzurro, che ritroviamo ovviamente anche nella parte superiore. Sul suo zigomo destro c'è disegnata questa gemma azzurra. Le sue labbra sono lucidissime, di questo color mattone, bellissime. E ha ovviamente un po' di blush sulle guance. I suoi capelli sono quasi completamente neri, se non fosse per questa strisciolina di tinsel davanti alla frangetta tagliata di netto. Ma guardandoli lateralmente vediamo che dietro sono più corti e davanti sono più lunghi. Appena uscita dalla scatola sono tutti completamente croccanti, un pezzo di gel unico. Io andrò sicuramente a lavarglieli in modo da farli risultare un pochino più morbidi, esattamente come fanno vedere in scatola. In testa indossa questa coroncina, questo diadema, insomma questo accessorio, tutto completamente di plastica dorata. Nella parte frontale e sui lati c'è tutta questa texture da serpente, sui lati ci sono anche due serpenti stampati, sempre ovviamente oro e uguali per entrambi i lati. Invece sull'apice della testa, guardandolo dal retro, rivediamo dei serpenti, ma in questo caso solamente le teste e quella centrale ha pure una corona. Al collo indossa questo accessorio molto particolare perché è una collana tutta dorata anche in questo caso, ma da cui partono queste tre spalline, credo che siano delle spalline, che scendono lungo il lato, non si appoggiano sulla sua spalla, sono molto più ampie e sono rigide, sempre di plastica. Mi piace molto, soprattutto perché in questa posizione con la mano appoggiata sul fianco sembrano proprio ricaderle sulla spalla. Sull'altro lato invece abbiamo questo manicotto realizzato con tutte queste frange molto lunghe, arrivano quasi fino a terra, quasi, che sembrano ovviamente delle bende da mummia, tutte sui toni del giallo. Una volta rimossa però la collana spallina possiamo finalmente vedere il suo outfit che è composto da due pezzi.
perché ha un vestitino con sopra una gonna. Inizierei dalla gonna, così poi la togliamo e vediamo il vestitino. È realizzata con lo stesso tessuto che abbiamo visto sul suo braccio per le frange, ma questa volta ha un disegno completamente diverso sui toni del verde acqua. È lunghissimo, arriva fino a terra e come vedete è anche semi-trasparente. L'unica cosa che mi dispiace un pochino è che non è stato realizzato alcun tipo di orlo, semplicemente tagliato così e basta. Le fascia però la vita molto bene e possiamo rimuoverla tramite del velcro sul retro. Questo invece è il vestitino che indossa sotto, molto semplice, purtroppo solamente stampato. È praticamente un tubino con le spalline, sempre con tutte queste fasce gialle. Hanno applicato un triangolino nero che in questo caso è cucito proprio qui sul seno e anche questo ovviamente è completamente removibile. La cosa che mi piace molto è che è super aderente e super corto, perché guardate, lascia completamente le gambe scoperte. Un'altra cosa molto bella sono ovviamente le sue scarpe, che sono quasi uguali ma con un dettaglio diverso. Sono delle specie di ciabattine, dei sabot, come volete chiamarli, non so mai come chiamare questo genere di scarpe, con il tallone fuori, la punta fuori, di plastica dorata anche in questo caso, stampate come se fossero realizzate con delle fasce, delle bende. Ma sulla sua destra c'è anche questo serpente dorato che sale con la testa rivolta verso il suo piede e la coda che sale lungo tutto il suo polpaccio. Con lei e anche con Nefera, ma ve lo faccio vedere ora, arriva lo stand Monster High, il classico stand Monster High G1, tutto completamente nero. Dimenticavo quasi di dirvi che queste bambole hanno ovviamente, oltre che ai visi, anche i corpi delle Monster High G1, quindi i classici corpi originali Monster High, con la differenza che ovviamente Nefera ha un corpo leggermente più maturo, il classico corpo di Nefera, che sicuramente tutti abbiamo già visto. E passando proprio a Nefera, la prima cosa che ho notato è che il suo viso ha una plastica leggermente perlata, bellissimo, proprio come anche l'altra versione di Nefera che ho io, la Boo York. I suoi occhi, a differenza di Clio, però sono viola. Sugli occhi indossa un ombretto viola e azzurro, con però anche un eyeliner nero e giallo. Quindi è un trucco un pochino più complesso e anche al centro degli occhi, nella parte inferiore, ha una ciglia lunghissima per ogni occhio. Sul suo zigomo sinistro troviamo questo piccolo cristallo rosso e bianco disegnato. Anche le sue labbra sono completamente lucide, ma sono di questo verde acqua bellissimo. Ovviamente ha un po' di blush e possiamo passare ai capelli. Anzi, prima dei capelli passerei all'accessorio che porta in testa, che è ancora più elaborato a confronto a quello di Clio, perché vediamo che qui al centro c'è questo scarabeo completamente verde acqua con però dei riflessi quasi viola, molto carini, ed è attaccata sopra questa specie di coroncina realizzata ovviamente sempre di plastica dorata, ma che ricorda delle bende. Anche sul retro vediamo che ci sono tutte queste specie di tentacoli con la texture di alcune bende. E al centro c'è anche questa specie di gemma dorata. Né lei né Clio indossano degli orecchini, perché entrambe hanno comunque dei dettagli che scendono da questo accessorio in testa. E nel caso di Nefera ci sono questi due pendagli dorati con in fondo una pietra e attorcigliato attorno un piccolo serpente, ovviamente uguale su entrambi i lati. Possiamo anche vedere che i suoi capelli sono di due colori, verde acqua e neri, con qualche tinsel, per fortuna molto pochi. La parte frontale è raccolta qui sopra in questa codina e guardandoli dal retro possiamo vedere che i tinsel sono davvero pochissimi, per fortuna, ma che i capelli sono lunghissimi e anche davvero bellissimi appena usciti dalla scatola. Arrivano, ragazzi, fino a terra. E anche se hanno comunque bisogno di una pettinata, si vede palesemente che sono fantastici. Anche lei indossa una collana un po' particolare, che è una collana a gioiello, perché le copre anche quasi completamente il busto, ed è anche in questo caso realizzata come se fosse fatta solamente di bende, ma qui sul collo, dove credo ci dovrebbe essere il nodo per tenerla chiusa, vediamo che c'è anche questo dettaglio di questa specie di spilla colorata di rosso. Davvero molto carino, anche perché arricchisce davvero tantissimo l'outfit. Forse preferisco questo accessorio a quello di Clio. Anche lei su un braccio ha questo manicotto con tutte queste frange, ma nel suo caso ha i colori esattamente invertiti, perché c'è qualche punto di giallo su questo verde acqua, ma il suo vestito è tutto un pezzo unico, realizzato con questa stoffa sempre sui toni del blu e dell'azzurro, con disegnati degli scarabei, dei serpenti e varie altre cose che richiamano ovviamente la loro storia. Anche per lei senza maniche, con però due aperture appena sotto il seno. Mi piace davvero moltissimo, io amo questo genere di vestiti, e anche per lei cortissimo, che lascia scoperte completamente le gambe. Un dettaglio che ho apprezzato particolarmente, che in scatola però non si vedeva, sono queste frange, anche queste lunghissime, esattamente come i suoi capelli arrivano praticamente a terra, che
sono state attaccate proprio dietro al suo collo come se fossero un po' un mantello. Purtroppo si nascondono molto facilmente dietro i capelli e infatti non le avevo notate, ma devo dire che assieme a quelle che ha sul braccio fanno davvero una bella figura. Lei non indossa delle scarpe, ma indossa degli stivali bellissimi, tutti completamente dorati, con qui al centro un serpente stampato, in mezzo a tutte queste cinghie che le contornano il polpaccio, e poi vediamo che in fondo ci sono due scarabei al posto delle suole. Queste scarpe, questi stivali mi piacciono da morire. Sul suo braccio sinistro Nefera ha anche questo tatuaggio, che più che un tatuaggio credo che sia una cicatrice di qualche graffio o di qualche lotta, combattimento, non lo so, ma comunque ha questa cicatrice. E siccome ho già sentito qualcuno che prima ha detto no, ma io non so la differenza tra il corpo di Clio e di Nefera, le ho già spogliate per farvele vedere, così possiamo notare assieme che le spalle sono molto più alte, quindi Nefera è molto più alta, ha più seno, ha un busto decisamente più adulto, anche i fianchi sono decisamente molto più larghi e anche le gambe sono molto più muscolose e più lunghe. Io trovo che sia un corpo bellissimo. E in più, ragazzi, ho scoperto questo serpente che prima sembrava attaccato alla sua scarpa, non è attaccato ma è un accessorio separato. Infatti le scarpe di Clio sono completamente identiche, a cui sulla destra Mattel ha aggiunto questo accessorio sulla caviglia. Wow! Con loro in scatola troviamo anche queste due borse, questa qui fatta a rombo per Clio, con anche qui sopra un serpente al posto del manico, tutta completamente verde acqua, anche leggermente perlata, con dei riflessini viola, praticamente della stessa plastica dello scarabeo che ha in testa Nefera, e si può aprire. Non so cosa ci metteremo all'interno, ma si può aprire. Invece con Nefera arriva questa piramide che sulla maniglia ha ben due serpenti, due teste di serpente, e anche questa si può aprire da qui sopra. Anche qui possiamo metterci all'interno qualcosa, ma chissà cosa. L'ultima cosa è ovviamente il certificato di autenticità, che per fortuna in questo caso è di cartoncino e non di carta orrenda come il solito, e troviamo qui sopra il logo Monster High, il logo Mummy Majesties, spero di averlo detto bene per tutto il video, non lo so, semmai correggetemi voi, e qui sotto c'è scritto che questo certifica che la tua bambola Monster High è stata creata alle solite cose con la collaborazione di designer e artisti Mattel. Quindi che dire di queste due bambole in edizione collector di Nefera e Clio The Nile? Io direi, ragazzi, wow! Wow, due wow, il terzo wow no, mi spiace. Quello che non mi fa dire il terzo wow è purtroppo il fatto che mancano, secondo me, alcuni dettagli che le avrebbero rese davvero stupende. Ad esempio, se avessero colorato i vari accessori, tipo gli stivali di Nefera, tipo questa specie di collana spallina di Clio, secondo me avrebbero aggiunto veramente quel tocco in più che le avrebbe rese wow, 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 triplo wow. E invece no, solamente due wow, che sono comunque tanti, ma si poteva fare qualcosina di più. Per il resto trovo che la pelle di Nefera sia stupenda e leggermente più scura a confronto a quella di Clio, e guardandola nuda si può vedere anche che è completamente perlata dalla testa ai piedi. Il loro design trovo che sia veramente fantastico, chi ha disegnato queste bambole le ha disegnate veramente bene perché sono esteticamente stupende, manca leggermente solo un pochino di qualità. Sono vendute a circa 75 euro su Amazon, io le ho acquistate con uno sconto che c'era quel giorno, ma ho visto che lo ripropongono, quindi se vi interessano vi lascio qui sotto il link in descrizione per acquistarle proprio da Amazon. Andate a controllare perché spesso si abbassano quasi di 15 euro, che so che non sono tantissimo, ma sempre meglio di niente, e io non posso fare altro che consigliarvele perché sì, sono davvero davvero molto molto belle, soprattutto una volta fuori dal box e soprattutto assieme in una posa un pochino più carina. Wow! Wow! Detto questo, ragazzi, adesso aspetto di sapere voi cosa ne pensate di loro due e soprattutto vi chiedo chi preferite, Nefera o Clio? Io amo Nefera e quindi per me Nefera numero uno, è veramente stupenda, sempre e comunque, anche in questo caso. Ma aspetto di sapere voi qui sotto. Nel frattempo spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se vi va mi trovate anche su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto, ragazzi, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.